Allora, io provo a scendere. Stanno ripartendo tutti. Attento, amore. Dai, dai. Che casino, ragazzi. Vai, a bordo. Chissà per quale strano motivo anche questo video lo iniziamo dalla Topec, ovvero il distributore di benzina, ma questa volta cileno. E qualcuno giustamente dirà: Francesco, ma che ti ridi, che qua la benzina è tornata cara quasi come in Italia. Questo è il prezzo della 95 ottani, con il cambio quasi 1,50 €. Però bisogna anche dire che questo non è un distributore qualunque, perché guardate lo sfondo, il bellissimo e famosissimo vulcano Licancabur, addirittura leggermente innevato, mentre da questa parte abbiamo San Pedro de Atacama. Ed oggi vi porteremo in un posto che non voglio anticiparvi nulla perché è veramente spaziale. Ritorniamo a San Pedro perché il distributore, l'unico distributore, si trova leggermente fuori direzione Paso de Cama, e come potete vedere, come si entra dentro San Pedro, l'asfalto finisce, inizia il ripio. Siamo nel pieno del deserto de Atacama. Buongiorno a tutti. Come vi ha anticipato Francesco, ci troviamo a San Pedro de Atacama. Forse mi vedete leggermente più tranquillo sul ripio perché oggi abbiamo fatto base a San Pedro, abbiamo scaricato tutti i bagagli e la Tenerona è diventata una bicicletta. Le mura intorno a San Pedro sembrano quasi le mura delle casba marocchine. San Pedro ha un'area turistica insieme hippie, un po' da ricchi trasandati. È una cittadina particolarmente strana. Le sorti di San Pedro sono cominciate a cambiare intorno agli anni 90, quando questa zona è stata dichiarata area di sviluppo indigeno. Questo significa che lo Stato cileno si impegnava allo sviluppo e al benessere della comunità indigena del posto. Nel 1998 a San Pedro de Atacama venne aperto il primo hotel di lusso, quindi vero sentore che sarebbe potuto arrivare il turismo, quello di massa sia nazionale che internazionale. E infine nel 2002 è stata dichiarata area importante anche il geyser El Tatio, che ricordiamo sono i terzi, mamma mia, incredibile, è un colpo al cuore, Cordillera de la Sal, qui alla derecha. Dicevamo, per quanto riguarda i geyser El Tatio, questi hanno contribuito allo sviluppo del turismo a San Pedro de Atacama, i terzi geyser più grandi del mondo dopo quelli di Yellowstone e dopo quelli della Kamchatka in Russia, ma sono il gruppo di geyser più grandi dell'emisfero australe e sono anche quelli più alti, quasi 4.300 metri sul livello del mare. Sai quando sei un bimbo che rimani con gli occhi spalancati, non sai dove guardare? Mi sto muovendo con il casco a destra e a sinistra, ma poi con la moto scarica? Cioè ragazzi, ma divertimento puro. Allora, non esageriamo ora, ricordiamoci che abbiamo sempre le tassellate davanti. È emozionante già al primo sguardo. Ogni volta rimaniamo stupiti. Ci sono zone del deserto di Atacama che non vedono pioggia addirittura da 400 anni, incredibile. Non so se si riesce a percepire dalla camera, ma guardate questo drittone che scende fino in valle. Noi non lo faremo tutto perché in valle vedo dal navigatore che dobbiamo andare a sinistra. Un leggero mulinello di sabbia. Porca miseria ragazzi. Siamo entrati proprio nel ciclone e la Tenerona ha avuto un grosso sussulto. E chi se l'aspettava una cosa del genere? Proprio sulla sinistra, a pochissimi chilometri da San Pedro de Atacama, l'insegna Laguna Escondida de Baltinace.
Ci aspettavamo una strada sterrata come avevamo letto, ma in effetti ci sembra una strada asfaltata solo ricoperta della polvere dei lati della strada, quindi qualcosa deve essere cambiato. Vedremo se il ripio inizierà più avanti. Comunque c'è un vento laterale pazzesco che viene da destra verso sinistra, lo sentite sicuramente anche dal microfono, e come sempre guardate la temperatura del motore. Allora, di sesta marcia a 70 all'ora con una temperatura esterna di circa 23-24 gradi, il motore dovrebbe essere super raffreddato. Il radiatore messo laterale in questa maniera, purtroppo quando ci sono i venti che non fanno convogliare l'aria all'interno del condotto, la Tenerona si surriscalda. Ecco, in lontananza vedo cambiare la ruta, abbiamo fatto circa 15 km, quindi forse la stanno asfaltando. Ripio per il momento molto battuto, non c'è brecciolino. Qua la situazione è un po' peggiorata, però si procede tranquillamente a 30 all'ora. Qua è molto complicato. Ragazzi, qui non è che ci sono sassi, cioè qui è veramente pietoso. Forse non so se stanno facendo lavori. Sì, ma sono dei folli, perché è una zona turistica. Ripeto, per chi magari ci segue da poco, ma perché state compiendo questa strada e vi complicate la vita? Torno a ripetere, non ci sono altre strade per raggiungere questi luoghi. Detto questo, vi diciamo anche che se vi dovessero piacere i nostri contenuti, compreso questo che stiamo portando ora, lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi se non l'avete fatto. Comunque ora mi fermo e sgonfio un po' le gomme. Giustamente siete in sella, ma qui a guidare sono sempre io, quindi tutta questa gente, no? Tutto questo peso, non vi approfittate della mia bontà. Allora scrivete nei commenti chi vorrebbe dar cambio alla guida a Francesco, insomma poi facciamo una votazione, sondaggione. Chi di voi ha espresso le migliori motivazioni per mettersi alla guida al posto di Francesco verrà nominato. Anche perché quando c'è vento laterale vi cedo il posto volentieri. In questo momento siamo un po' più scoperti a destra. Sono rimasti 3,6 km, però vi faccio vedere una cosa. Io mi fermo. In questo momento devo fare una fatica enorme per tenere la moto con la gamba sinistra. Comunque penso che siamo quasi arrivati. La ruspa che vedete in fondo praticamente ha tolto i tolondolè, è più liscio qua, quindi ne approfittiamo, anche perché guardate come dobbiamo guidare con la moto inclinata di 30 gradi. Ci avviciniamo ancora di più perché devo farvi vedere. Fra, dopo non ce la facciamo però a tornare di là. Stai tranquilla, è pazzesco. Per me tra poco il vento ribalta anche la ruspa, guardate. È impressionante. Però noi non possiamo fare 2 km a 2 all'ora. Sì, però andiamo contro la ruspa, rischiamo. Tranquilla, dai. Peccato che ora sono tornati i tolondolè. Cacchio ragazzi, è durissima. Però al ritorno forse avremo la strada sistemata. Non l'avremmo mai immaginato. Tra l'altro davano vento domani. Oggi davano raffiche fino a 40 km orari, che non sono tantissime rispetto ai 100 km orari della Patagonia. Ma non sono di 40 km orari, ma neanche per sogno. Ci siamo un attimo fermati per poter mettere la Insta. Questa è la dura vita dello youtuber. E potervi mostrare quello che sta accadendo. Facciamo una forza immane per rimanere in piedi. Guardate la ruspa, è incredibile. Allora Tenerona, mi raccomando, non mi venire sopra. Sei protetto da lei? Qua sotto si sta meglio, vai. Accendiamo. Girati di là, girati. Cioè, guardate ragazzi, guardate la sabbia. Anche il casco sei diventata color sabbia. Dovrebbe essere rimasto poco. Non so cosa combineremo lì. Sarà difficile fare qualsiasi cosa. Dai, non esagerare. Non sto esagerando, purtroppo. Cioè, con l'aiuto del vento vado dall'altra parte. Lei che si lamenta, io che devo tenere la moto mentre sale, allora che devo dire? Ultimi 1,7 km. Ho installato l'Insta per farvi vedere i tolondolè e soprattutto controllare il lavoro delle sospensioni. Vedo un cartello Laguna Maltinace, anche il cartello mi sembra che si muova abbastanza. Cartello divelto. Speriamo bene. Mamma mia, cioè ragazzi, dietro
sul casco sembra una sabbiatrice. Io non so se sentite il rumore della sabbia che batte sul casco tramite il microfono. Sentite ora? Non lo so se riescono a sentirla, è incredibile. Ma soprattutto povera Tenerona, poveri caschi, povera attrezzatura. Dicono sia uno dei posti più inospitali della terra e oltre all'immenso deserto che abbiamo intorno iniziamo a capire perché. Allora, qua in teoria ci dovrebbero essere i servizi, bisogna fare il biglietto. Sì, ma io la moto bisogna che la metto in un punto riparato. Allora, aspetta, tu scendi a fare il biglietto. Sembra che nella biglietteria non ci sia nessuno, però andiamo a vedere. Io intanto trovo un posto dove ripararmi, se esiste un posto. Hola, disculpe, por el bolletteria? Disculpe, ¿dónde podemos hacer boletos? Boletos. ¿Está cerrado? Por el viento, estaba ya cerrado el lugar. Ma no se puede? Mañana Hasta mañana. Cuando hace mucho viento como ahora, se cierra el lugar. Porque es peligroso. ¿Podemos ir a ver solo? Non si può. Insomma, non ce l'aspettavamo e non erano queste le previsioni. Cioè ragazzi, siamo arrivati fin qua e non si può andare. C'è il ragazzo che sta parlando con Francesco, delusione immensa. ¿Podemos esperar una hora acá? ¿Es posible que llegas a mejorar el viento? Porque es un cierre preventivo. Cerramos porque no se puede hacer nada dentro. Uno ingresa a las lagunas, no se puede hacer nada porque el viento es tan fuerte que recoge las piedras y te golpea los ojos. Sí, claro. Estaba todo este rato midiendo con un instrumento, midiendo los kilómetros por hora del viento y las piedras me llegan a los ojos, me lastiman un poco. Ahora ¿cuánto? 80 kilómetros por hora. 80. Esto del viento de ahora es una eventualidad que casi nunca ocurre. Tenemos siempre suerte, increíble. Sí. ¿Hay un lugar donde se puede comer acá? No. No. Nosotros tenemos un área que es un área para picnic y para comer, pero está en la laguna 1. Está en la laguna, hay unas mesas con unas sombras. Pero no hay nada de comprar, no hay nada para comprar. No vendemos nada de comida ni de bebida. Muchas gracias. De nada, gracias. Grazie. Che les vaya muy bien. Grazie. Abbiamo una delusione in corpo incredibile. Abbiamo fatto tutti questi chilometri per niente. Non capita mai, cioè è incredibile. Allora, io provo a ripararmi un attimo qua. Se puede e non c'è vento. Infatti qua il vento non c'è. Tra l'altro, oltre alle docce pensavamo, dato il sito, che ci fosse anche un mini bar e invece no, non c'è nulla. Quindi sono le 2 di pomeriggio, dobbiamo fare tutta la strada fatta e forse dovremmo tornare a San Pedro per anche mangiare qualcosa, è incredibile. Allora, anche in questo caso ci chiedete sempre di condividere i nostri momenti più intimi, tra virgolette. Guardate dove siamo ora, all'interno delle docce del sito della Laguna Escondita, con la Tenerona al riparo, con Sara sconsolata. Cioè ragazzi, l'avete sentito anche voi, una cosa del genere non si verifica praticamente mai. Si è alzato il vento da pochissimo, mentre arrivavamo noi, quando siamo partiti non c'era questo vento. Adesso il signore con cui abbiamo parlato è partito con la camionetta insieme a un assistente. Sono andati a prendere i turisti che erano entrati prima di noi, perché in questo momento il pericolo è alto, molto alto, quindi hanno serrato, hanno chiuso poco prima che arrivavamo noi. Guardate la polvere nel casco, ma soprattutto come è ridotta Sara. E non oso pensare il filtro dell'aria della Tenerona. L'avevamo pulito, assalta. Guardate la borsa dietro, guardate il cuscino, mamma mia.
Ora la domanda nasce spontanea, da 1 a 10 quanto siamo fortunati? Ci scrivete spesso della pioggia a Capo Nord, ma qua vi garantisco che la natura è nettamente, ma nettamente più potente e fa anche paura. Però Sara ne vuole approfittare per lavarsi. Dai, chiudi il casco, laviamo tutto il casco. La delusione più grande viene dal fatto che abbiamo fatto tutta questa strada, vedevamo che il vento non era normale, però l'unica consolazione era, va bene, facciamo questa strada, però poi vediamo quella meraviglia che vogliamo portare a voi e sul canale. Ragazzi, neanche questo siamo riusciti a fare. Però come sempre non ci perdiamo d'animo, ci ha assicurato che domani mattina alle 9 non ci dovrebbe essere questo vento, quindi ci si alza presto e domani mattina alle 9 saremo qua. Il problema è che dovremmo rivedere tutto il programma che avevamo fatto per la giornata di domani, perché domani vi avremmo portato in altre zone, però ragazzi, a qualcosa dobbiamo rinunciare. Avremmo comunque saltato qualcosa quest'anno, quindi sarà nostra premura aggiungerlo nel programma dell'anno prossimo. Ragazzi, sono arrabbiata. Io come sempre penso positivo e penso alla stagione numero 3 Sud America. Avete capito chi è l'ottimista tra di noi e chi è la forza che spinge ad andare avanti, lo ammetto, non sono io. Ma non sono neanche io. È la bebba, questa qua. Tra l'altro in questo momento, nonostante siamo nascosti all'interno del reparto docce, dove avremmo dovuto fare una doccia dopo esserci immersi nelle lagune salatissime, nonostante siamo riparati in questa zona, abbiamo la bocca piena di sabbia. E avevamo messo anche il costume per fare il bagno, ma non vi anticipiamo nulla perché, ripeto, domani torneremo speranzosi. Incrociate le dita. Intanto vi mostro le docce se dovete venire da queste parti. Il vento ovviamente soffia da dietro, quindi queste docce ci proteggono. E adesso la domanda nasce spontanea: cosa beep facciamo? Dissabbiare la Tenerona. Onestamente non ho voglia, ma al tempo stesso non sappiamo se qua il vento tra un'ora, 2, 3 ore diminuirà. Quindi aspettiamo un po' e speriamo. Ora voglio fare una prova sempre per curiosità. Ho messo anche il filtro antivento. Esco da queste mura per capire un po' come cambia il vento. Ragazzi, non si può, non si può perché gli occhi, onestamente, anche per questione di sicurezza non ho voglia di rifare la strada proprio ora, e al tempo stesso sono circa 15 minuti che aspettiamo e la situazione quasi sta peggiorando. La Tenerona è abbastanza riparata, Sara sta abbastanza incavolata, però come dico sempre, tutto questo fa parte di questa vita, anzi non ci possiamo lamentare perché abbiamo tantissimo tempo, quindi semmai torneremo e rivedremo questo posto con la massima calma, con la massima tranquillità, per portarlo in maniera ben fatta sul canale, per condividerlo con tutti voi. Io nel frattempo ho tolto la vista, l'ho pulita un po', vediamo se le lenti e soprattutto lo schermo che non hanno subito danni con la sabbia. Nel frattempo sono arrivati un po' di turisti che si divertono con il vento. Piccola rettifica, ho parlato ora col guardiaparco, il vento è salito a 100 km/h e si capisce che è una cosa anomala perché sono arrivati questi turisti che ovviamente vengono con le agenzie che questo tragitto lo fanno tutti i giorni. Ma noi ci chiediamo, tutta questa potenza da dove la prende? Dove la prende? Tra l'altro io non ho neanche tolto il casco. Comunque provo a portarvi nella parte esposta, quindi dove c'è più vento. Ragazzi, è pauroso, guardate in fondo, è pazzesco, ma poi ci dovrebbero essere anche le montagne che ci riparano. È arrivata un'altra camionetta, loro dei tour organizzati stanno aspettando, quindi aspettiamo un po' anche noi. Vai dove il vento ti porta via. Cioè Sara pesa 50 kg, secondo me rischiamo che la troviamo nella Valle della Luna. Comunque è venuta la ragazza della biglietteria a dirci che questo vento non passerà in un'ora, durerà sicuramente fino a questa sera e quindi con la massima calma qui Rado proviamo a tornare a San Pedro. Mi dispiace assolutamente, un po' per la sicurezza ovviamente, ma soprattutto perché faremo una sabbiatura alla Tenerona, ai caschi eccetera eccetera, quindi speriamo bene. Allora io provo a scendere. Stanno ripartendo tutti. Attento amore. Dai, dai. Che casino ragazzi.
Vai, a bordo. Attenzione. Che casino, ragazzi. Tutti stanno ripartendo. Non so cosa si riesca a sentire dall'audio. Non so se sentite il rumore della sabbia sul casco e sulla visiera. Ogni tanto arrivano anche dei sassi un po' più grandi. Incredibile, incredibile. Mamma mia, ma come si può? Ma come si può? Povera Tenerona, povera GoPro. Poi adesso è facile guidare perché ho il vento che viene da questa parte. Cioè mi è entrato un sasso sull'apertura della giacca, mi ha fatto male sul braccio. E ora scrivete nei commenti chi vorrebbe stare al posto nostro e siate sinceri. Io onestamente devo dirvi cosa penso dal profondo, vengo un po' più avanti. Quando gireremo qua ho un po' paura, ho un po' d'ansia perché sul ripio, quello smosso con il vento laterale, devo stare con la moto inclinata, ho paura che mi va via l'anteriore. Non voglio fare il supereroe perché non lo sono, però effettivamente è una condizione veramente complicata che mi mette un po' d'ansia. Ecco la situazione, ragazzi, questa è la forza del vento e a cui dobbiamo... Oddio! Ecco, qui si gira direzione. Ragazzi, siete con noi, sperate con noi. Scende anche la macchina che pulisce la strada, o perlomeno che toglie i tolo ondulé. Ora tutti piegati a sinistra. Ma piegati un corno perché qua non posso piegare sul ripio, quindi metti il peso fuori, cerco di tenere la moto dritta. Ma tu pensa se aumentassi ancora di più, arrivasse a 150 km/h? Sarebbe impossibile. Allora, da quel che vedo siete pronti a entrare nell'occhio del ciclone? Tipo con la macchina si è fermato sicuramente per farci passare. Porca miseria. Qui pure messa malissimo la strada. Mamma mia, signore. No, è incredibile. No, Fra, non ce la possiamo fare. Che non ce la facciamo. Che facciamo qua? Potrebbe un attimo fermarsi. Io non lo so. Io non vedo nulla. Non vedo nulla. No, 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 aspetta. Aspetta, Fra. Che aspetto? Ci chiude la strada. Cioè, sei folle. Cioè, addirittura. Vado. Non ci aveva visto per nulla. Ah. Vabbè, ma... Grazie, non ci aveva visto. Anche perché onestamente non passa nessuno, dai, quindi non è colpa sua. Ci ha chiesto anche scusa. Abbassati più che puoi, meno abbassati, fai meno effetto vela. Non riesco a guidare dritto. Poi non voglio stare qua vicino all'orlo. Amore ragazzi, miseria. Possiamo passare perché quando passano non puoi, tu bisogna che mi dai una mano amore quando passa, che metti il piede per terra perché io non ce la faccio. Vabbè, non ci possiamo far passare avanti dalle persone. Ok, vamos con calma. Passiamo di qua. Mamma mia ragazzi,